Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi affrontiamo un argomento che può sembrare banale, ma che in realtà è uno dei pilastri fondamentali dell'homebrewing, cioè la misurazione della densità. Vedremo quando misurarla, come farlo correttamente e perché può essere importante farlo in varie fasi della produzione, dall'ammostamento alla birra finita. Parleremo degli strumenti che abbiamo a disposizione, come vengono usati e gli errori più comuni che spesso vengono fatti e i fattori che possono compromettere le nostre misurazioni. Vi porterò nel mondo di rifrattometri e densimetri, partendo dalla loro storia, dalle scale, arrivando ai calcolatori che ci permettono oggi di stimare con una certa precisione il grado alcolico. La rilevazione della densità è la misura che ci permette di seguire l'andamento dei vari processi implicati nella birrificazione. Dalla misura della densità iniziale che ci quantifica l'estrazione degli zuccheri nel mosto, quindi il lavoro degli enzimi durante l'ammostamento, ma anche l'efficienza del nostro impianto a fine cotta, fino alla densità finale che ci indica invece il lavoro svolto dal lievito e ci dà il lasciapassare per i successivi passaggi di lagarizzazione o imbottigliamento. Ovviamente per fare una birra di per sé il densimetro o qualsiasi altro strumento che rileva la densità non serve, si potrebbe benissimo considerare superfluo, la birra viene fuori lo stesso. Rispettando tutti i parametri si può anche riuscire a ottenere un risultato abbastanza riproducibile. Se vogliamo però conoscere a fondo quello che accade, quello che stiamo facendo, nell'ottica di rendere i processi più efficienti o più stabili e di padroneggiare le tecniche, è molto utile misurare la densità in tutte le fasi di produzione. In questo video ci concentriamo sulla misura della densità, mentre in un altro vi parlerò di come e perché correggere la densità durante il processo. Partiamo dagli strumenti. I densimetri per birra sono stati inventati nel 1770 da Benjamin Martin e solo nel 1800 si diffusero su larga scala in Gran Bretagna, Germania e poi in tutta Europa. Prima del densimetro ci si basava sull'esame visivo e gustativo, ma questo richiedeva tanta esperienza. A volte si usavano metodi indiretti in cui si pesava il mosto con una bilancia con acqua di pari volume, deducendone poi la densità. Il densimetro per birra, definito saccarometro, venne realizzato con una scala che non era ancora standardizzata. Le tacche indicavano le libbre di estratto per barile, avendo come riferimento un barile inglese da 164 litri. Nel 1843 il chimico boemo Karl Balling elaborò una scala di densità basata sulla concentrazione di saccarosio in soluzione di acqua distillata. Non era possibile con i metodi dell'epoca applicare una scala standardizzata con l'estratto del mosto di birra, che poteva avere una composizione molto variabile, ma con buona approssimazione si riusciva a leggere anche con questa scala, quindi fu possibile ai birrai iniziare a misurare la presunta densità zuccherina del mosto estratto. Adolf Ferdinand Wenceslaus Brix perfezionò questa scala applicando dei criteri più rigorosi e standardizzati, spostando ad esempio la temperatura di taratura a 20 gradi e tarò la scala anche in relazione all'indice di rifrazione per poterla applicare sui primi rifrattometri. Il successo di queste scale, come già detto, si deve al fatto che il mosto di birra, pur essendo composto da diversi zuccheri, tra cui maltosio e maltotriosio, più che saccarosio, proteine, polifenoli e sali minerali, si comporta fisicamente e otticamente in modo molto simile ad una soluzione pura di saccarosio. Il margine di errore era nel range tra lo 0,05 e lo 0,1%. La svolta definitiva si ebbe a fine XX secolo con Fritz Plato, che riprese gli studi di Balling, ma con un approccio scientifico e degli strumenti di misura più moderni disponibili, fu in grado di elaborare finalmente una scala che teneva conto della percentuale di estratto in soluzione. 10 gradi Plato corrispondono a 9,96 gradi Balling, una differenza dello 0,05%, che in un brewing è assolutamente trascurabile, ma diventa significativa in termini di efficienza e risparmio per grossi birrifici che in Germania producevano già migliaia di ettolitri l'anno.
La scala oggi più diffusa nel mondo, considerata uno standard vero e proprio in ambito scientifico, è la scala SG. Non misura la quantità di estratto disciolto, ma semplicemente quanto un mosto è più denso in rapporto al valore 1 di riferimento, che è quello dell'acqua distillata a temperatura ambiente. Misurando un rapporto, se prendiamo come esempio un valore di SG di 1.050, questo ci indica che il campione in esame è più denso dell'acqua del 5%. Non ci indica la quantità di zuccheri o altri composti disciolti. Ogni unità della scala è definito un punto di densità e solitamente si usano le sigle OG, cioè Original Gravity, per la densità iniziale, ed FG, Final Gravity, per quella finale della birra a fine fermentazione. Una nota curiosa sull'FG è che questa può risultare anche più bassa dell'acqua. Quindi su birre con un'attenuazione molto elevata si può arrivare ad avere una densità finale minore di quella dell'acqua. Questa scala esisteva già prima dei saccarometri, ma la sua applicazione nella birrificazione arriverà durante il XIX secolo e oggi è considerata uno standard in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. In altri paesi si fa ancora largo utilizzo della scala Plato. Esistono delle tabelle di conversione dove è possibile mettere a confronto la scala SG con quella Plato e quella Brix. Per ottenere il valore Plato, per esempio, si può dividere il valore SG espresso in punti densità per 4 e si otterrà in gran parte dei casi un valore piuttosto attendibile. Per una buona comprensione della birra, i valori di densità iniziale e finale vanno sempre presi in considerazione nel loro insieme e mai singolarmente. A livello di percezione, infatti, una birra con un FG ad esempio di 1.012 può risultare più o meno corposa se parte da una G più bassa, ad esempio 1.050, quindi abbiamo una birra di attenuazione media di circa 5 gradi alcolici, con in proporzione una certa quantità di zuccheri non fermentati. Oppure, sempre con un FG di 1.012, la birra può risultare molto più secca se partiamo da uno G di 1.080, quindi abbiamo un'elevata attenuazione e in proporzione meno zuccheri residui. Partendo dai valori rilevati di densità iniziale e finale è possibile fare una stima del volume alcolico presente, che non è da considerarsi un dato preciso al 100% o valido a livello legale in ambito professionale, ma puramente indicativo, spesso comunque molto attendibile. Ci sono diversi sistemi di calcolo e a volte possono discostarsi parecchio tra loro, e vedremo perché. Una formula semplice utilizzata in un brewing è quella in cui dobbiamo prendere la differenza tra OG ed FG in cifre decimali, quindi da 1,050 ad 1,010 la differenza è di 0,040 e moltiplicarla per 131,25, che è un valore costante che tiene conto della produzione di alcol stimata e della sua densità. Otteniamo 5,25% di volume alcolico. Questa formula è abbastanza precisa per birre tra i 4 e gli 8 gradi di volume alcolico, con lieviti mediamente attenuanti. Può avere un errore di circa più o meno 0,2 punti percentuale. Un'altra formula molto simile, che però si applica prendendo non le cifre decimali ma i punti di densità, quindi 40 invece che 0,040, è quella in cui bisogna dividere questo valore per 7,45. In questo caso otteniamo 5,36%. Questa è la formula che uso quasi in esclusiva nel mio homebrewing perché è semplice e immediata da applicare. Segue sempre la stessa filosofia della prima formula, cioè si applica una costante che tiene presente un'attenuazione media su mosti non troppo densi o con grandi percentuali di zuccheri. Rispetto alla precedente cambia solo il modo in cui si esegue il calcolo e il peso della costante, che nel tempo è stata leggermente variata, ma ha gli stessi limiti, essendo delle formule lineari, mentre la produzione di alcol non avviene in maniera lineare all'aumentare della densità iniziale. Quindi queste formule iniziano a dare problemi su birre con OG molto elevate o con grandi quantità di zuccheri, di triple, quadruple, barley wine, imperial stout e così via. Il calcolo invece più accurato, che supera i limiti delle precedenti formule, è quello derivato dalla formula di Balling, oggi definita alternate, che rispetto alle formule standard tiene conto della non linearità con cui aumenta il grado alcolico all'aumentare della densità del mosto. La formula è la seguente:
è meno intuitiva e non è pratica e immediata da applicare sul campo, ma per fortuna ci vengono incontro dei semplici calcolatori, come quello sul sito di Brewer's Friend, dove potete scegliere entrambe le formule per il calcolo dell'alcol. Nel caso della mia Imperial Stout, se vedete, con la formula standard mi esce un valore di 9,2%, mentre con la formula alternate arriva a 10,3%, quindi una differenza di ben 1,1 punti percentuali, non poco. Il mio consiglio è di applicare questa formula per birre con gradazione alcolica sopra l'8% o con grandi quantità di zuccheri nel grist che alterano ancora di più la stima. Parliamo adesso dello strumento vero e proprio protagonista delle misurazioni di densità, il cosiddetto densimetro galleggiante, detto anche mostimetro o saccarometro. Il densimetro è un misuratore di densità galleggiante in vetro, appesantito inferiormente tramite sferette di piombo o altri metalli, con una taratura apposita, che per la scala di riferimento, come per esempio l'SG, ha come valore 1 quello dell'acqua distillata a temperatura ambiente, in genere di 20 gradi, ma la temperatura di taratura può variare e va letta nella confezione. Il densimetro messo in un liquido galleggia spostando la quantità di liquido pari al suo volume e nello stelo sottile in superficie ci segna la densità del liquido dove è immerso. Più è denso il mosto, meno il densimetro affonda e la parte galleggiante emersa diventa maggiore. La lettura della densità può sembrare un'operazione banale, ma richiede un paio di accorgimenti. Innanzitutto bisogna avere uno strumento di misura ben tarato e vi posso dire per esperienza che non è sempre così. Gli homebrewers in genere non si preoccupano di questo aspetto, si limitano a comprare il densimetro e lo adoperano già sul mosto sulla birra finita. Mi sono capitati in passato dei densimetri che, messi in acqua distillata a temperatura ambiente, misuravano addirittura 2 o 3 punti sopra il valore di 1.0, quindi partivano con uno scarto di 3 punti in eccesso. Un densimetro non tarato in realtà ci fa calcolare la stessa quantità di alcol, perché se difetta di più 3 punti come OG, difetterà sempre di più 3 punti anche come FG. Il calcolo finale ritorna. Però ad un homebrewer più puntiglioso farà venire 1000 dubbi, perché si ritroverà con una densità più alta, quindi andrà a rivedere magari i calcoli di efficienza del suo impianto. Ancora più preoccupazione lascerà sull'FG, dove anche se non tanti, 3 punti possono lasciare qualche dubbio. Una densità finale non raggiunta, quindi magari una quantità di zuccheri fermentabili minore nel mosto, oppure una fermentazione incompleta, con la preoccupazione di avere una birra che può poi sovracarbonare, e vari dubbi sul perché il lievito si sia fermato prima del previsto e non abbia raggiunto l'FG programmata. Qui aggiungo una parentesi: la preoccupazione di un FG non raggiunta è una preoccupazione da evitare di per sé, perché ci sono vari motivi per cui un FG prevista può non corrispondere a quella reale, e ciò non comporta necessariamente dei problemi sulla birra finita, anzi in gran parte dei casi non sarà mai un problema, sempre che la fermentazione si sia completata del tutto. Alla luce di tutto ciò, vi consiglio all'acquisto del densimetro di immergerlo in acqua distillata e verificare immediatamente se il densimetro è ben tarato. Se non lo fosse, basta tener conto dei punti di scarto in più o in meno e correggere le vostre future letture. L'altro aspetto da conoscere riguardo il densimetro è dove va fatta la lettura. In genere questa tipologia di strumento fu realizzata in modo da leggere il livello del liquido, senza considerare il menisco, cioè quella parte di liquido che forma una conca e risale sul gambo del densimetro. Essendo questo menisco molto variabile in base alle caratteristiche chimico-fisiche dei vari liquidi, non andrebbe considerato, ma leggere il mosto o la birra, che può essere anche più o meno torbida, attraverso il liquido, può essere poco facile. Per questo motivo molti densimetri per birra sono stati tarati proprio per leggere il punto di congiunzione tra il liquido e il gambo, quindi sopra il menisco. È un dettaglio a cui finora non ho dato molta importanza, ma guardando un po' anche i miei densimetri ho notato che viene indicato in confezione il punto corretto della lettura. Quindi è importante conoscerlo, perché tra il livello del liquido e il menisco possono esserci anche tra i 3 e i 5 punti di densità di differenza in base al densimetro. Anche per questo motivo, per leggere bene il densimetro, consiglio di essere generosi e riempire quasi del tutto il cilindro test. Molti, se ci fate caso, hanno infatti alla base un raccogligoccia che serve proprio per questo scopo, cioè riempito il cilindro, quando inserite il densimetro, questo farà traboccare il liquido in eccesso che viene raccolto alla base e lascerà emergere bene la zona che va letta.
Per quanto riguarda la temperatura, le tabelle di conversione indicano che al variare di più o meno 5 gradi si può registrare una variazione di più o meno un punto di densità. È qualcosa che normalmente non faccio, però andrebbe considerato anche questo fattore, in base alla temperatura con cui raffreddate il mosto. Se state a 15 gradi o a 25 gradi, potete applicare questo fattore di correzione. Oltre alla temperatura c'è un altro fattore che può falsare la lettura della densità finale in questo caso, ed è la CO2. A fine fermentazione, infatti, anche se non lavoriamo in pressione, ma a pressione definita atmosferica, con normali fermentatori, una buona quota di CO2 rimane disciolta nella birra, che è quella da cui poi partiamo per raggiungere la carbonazione desiderata, se scegliamo di fare una rifermentazione in bottiglia. Ci sono tabelle che indicano quanta CO2 rimane nella birra, in base alle temperature di fermentazione raggiunte. Quello che dobbiamo sapere è che la CO2 è in grado di far salire maggiormente il galleggiante, ma non tanto la CO2 presente nella birra, ma le bollicine che si formano e si attaccano sul densimetro, spingendolo meccanicamente verso l'alto. Motivo per cui il campione andrebbe sgasato, quindi desaturato dalla CO2. Che non è un'operazione molto pratica perché intanto non è facile ed immediata, bisogna trasferire la birra in un barattolo e agitarlo un bel po', oppure potete metterlo in un agitatore magnetico come quelli che usiamo per gli starter per circa 5 minuti. Al termine di questo processo avremo una grande quantità di schiuma molto persistente che non ci permetterà subito una buona lettura. L'influenza della CO2 sul densimetro è molto più significativa con la fermentazione in corso. Essendoci tanta produzione di CO2 in questa fase, la birra ne presenta una maggior quota che si rompe nel cilindro test e influenzerà di più il densimetro. Questa può falsare la lettura anche in un range tra i 2 e i 5 punti. A fine fermentazione invece la situazione è più stabile. La CO2 residua potrebbe influire, ma in misura molto meno rilevante. Se prendiamo come esempio una birra fermentata a 22 gradi, dovrebbe avere 0,8 volumi di CO2 per litro, una quota di CO2 che è in grado al massimo di falsare la lettura di più un punto. Direi una dimensione che non sposta nulla sulle nostre valutazioni tecniche sulla birra. Io, ad essere sincero, non sgaso mai il campione. Quando l'ho fatto non ho notato effettivamente delle differenze nella lettura. Inoltre, con i miei fermentatori in plastica che non hanno una gran tenuta, penso che parte della CO2 continui a uscire anche a fine fermentazione, quindi il campione non risulta mai tanto saturo di CO2. Con un fermentatore con una buona tenuta o una birra già in pressione sarebbe già necessario fare questo passaggio. Quando inserisco il densimetro favorisco una rotazione che aiuta a far staccare un po' le bolle di CO2 e a non farlo aderire alle pareti del cilindro che potrebbero frenarlo. C'è chi infatti invece di un cilindro test apposito usa il contenitore stesso del densimetro, che ha un diametro molto più piccolo e si spreca meno campione. Io non lo consiglio in realtà perché le pareti vanno facilmente a contatto col densimetro frenandolo o limitandone la risalita. I punti forti del densimetro sono indubbiamente il costo economico, la semplicità e immediatezza della lettura, diretta senza calcolatore o tabelle in mezzo. È uno strumento delicato che può essere abbastanza fragile, ma incidenti a parte non si usura e può durare vari anni. Il contro principale in un brewing è che richiede un certo volume per una buona misurazione. Con i cilindri test si parla tra i 150 e i 250 ml di mosto o birra necessari. Nulla di esagerato, però se vogliamo seguire una fermentazione e arriviamo a fare 4-5 misurazioni, siamo già oltre 1 litro di birra sprecata. Inoltre, più volume preleviamo dal fermentatore, più aria questo tende a risucchiare dall'esterno per compensare il volume perduto. E questo non è un gran bene, anche se ci sono dei metodi per evitarlo. Quando usavo il densimetro, infatti, mi limitavo a un massimo di 2 o 3 misurazioni, una a metà fermentazione e una al termine, con l'opzione di una terza se ritenevo che il lievito potesse ancora lavorare sugli ultimi punti di densità. Questo inconveniente può essere superato con l'uso del rifrattometro. Il rifrattometro, in questo caso analogico, è questo strumento a forma di cannocchiale che, come dice il nome, non misura la densità ma l'indice di rifrazione di un liquido, che è anche in proporzione con la sua densità. C'è infatti una relazione matematica dietro questa proprietà ottica che viene trasferita su una scala graduata. Fu inventato nel XIX secolo per l'industria alimentare
in birrificazione si è diffuso nel XX secolo. Per la lettura basta una sola goccia di campione che va messa sul prisma, si chiude lo sportellino che distribuisce uniformemente il campione che va a formare una pellicola e si può andare a leggere dall'oculare. Ruotando l'oculare si può mettere a fuoco in base alla vista dell'osservatore e contro una sorgente luminosa, vicino o distante, si riesce a vedere la tacca di transizione tra il blu e il bianco. Molti rifrattometri riportano la dicitura ATC, cioè Automatic Temperature Correction, che indica che la variazione di temperatura viene compensata, ma è sempre un bene preferire un campione a temperatura ambiente o almeno tra i 15 e i 30 gradi. Il punto forte del rifrattometro è indubbiamente il fatto che richiede una sola goccia di mosto. La lettura è immediata e per quanto riguarda la taratura, l'altro aspetto fondamentale è che si può modificare a piacimento. Si può regolare tramite una vite posta sopra lo strumento, basta usare un campione di acqua distillata e regolare la vite guardando la misura rilevata fino a farla combaciare col valore di 1.0. Lo svantaggio principale del rifrattometro però è che non legge la densità finale per la presenza dell'alcol. L'alcol falsa infatti la lettura della densità finale, avendo un indice di rifrazione diverso dall'acqua, tende a sovrastimare la densità. Uscirà sempre un valore più alto di quello reale. Una storia ricorrente in homebrewing è quella di homebrewers che, non conoscendo questo problema, si trovano a misurare un FG tra 1.025 e 1.030 pensando che sia quella reale e non capendo il perché di questa fermentazione apparentemente incompleta. Finiscono per correggere l'ammostamento, il tasso di inoculo del lievito, nutrimenti e altri accorgimenti come imbottigliare tardi o inoculare altro lievito e altri zuccheri per superare questo falso problema. In realtà la loro lettura era semplicemente falsata dalla presenza dell'alcol. Se avete visto i miei video avrete notato che io durante la fermentazione, nonostante questo problema, uso comunque il rifrattometro per stimare la densità finale. È vero, ma non lo faccio in modo diretto. Ci sono dei calcolatori che, inserendo l'FG letta dal rifrattometro e l'OG di partenza nota, riescono a stimare l'FG reale. Nella gran parte dei casi questo valore risulta corretto o può discostarsi di 1-2 punti massimo. Solo in birre con alte percentuali di zucchero o con OG di partenza molto elevata ho notato uno scostamento maggiore. Ma, accuratezza a parte, il rifrattometro risulta comunque utile per monitorare ciò che accade dentro il fermentatore, che poi è la cosa più importante da conoscere, cioè dove è arrivato il lievito o se sta ancora continuando o si è fermato stabilmente. Il grande vantaggio del rifrattometro infatti è che basta solo una goccia e possiamo fare più misurazioni anche ogni giorno in fermentazione se vogliamo, senza sprecare birra e senza rischiare di far entrare aria nel fermentatore a causa del risucchio. Una cosa importante con birra in fermentazione sarebbe quella di prelevare un campione pulito, quindi evitare un campione sporco di lievito che solitamente esce per prima dal rubinetto e prelevare delle gocce più limpide. Un campione sporco infatti ci dà una linea di lettura molto sfumata, poco definita, difficile da leggere. Oltre al rifrattometro classico analogico ci sono anche quelli digitali, in genere costano molto di più, in ambito professionale sicuramente da preferire, ma non offrono poi grandi vantaggi rispetto agli analogici che per la mia limitata esperienza fanno molto bene il loro lavoro e hanno una precisione più che discreta. Quindi, in definitiva, in homebrewing è meglio un densimetro o un rifrattometro? Non c'è una risposta esatta assoluta. Se volete la precisione assoluta e non badate a sprechi, allora direi un densimetro galleggiante. Ma se volete sfruttare i vantaggi di poter seguire passo passo la densità, soprattutto durante le fasi a caldo della cotta, con minor spreco e anche durante la fermentazione con degli accorgimenti, il rifrattometro può fare al caso vostro. Il mio consiglio in realtà è di averli entrambi. Io uso sempre il densimetro per misurare la densità del mosto a fine cotta, quindi dopo il raffreddamento prima dell'inoculo del lievito, che mi permette anche una buona ispezione visiva per quanto riguarda il colore e la limpidezza. Con una parte del campione poi rilevo anche il pH e faccio infine anche un assaggio, che ho scoperto che è una cosa che molti non fanno. L'assaggio del mosto ci dà in realtà tante informazioni su come abbiamo lavorato, quindi sulla parte dolce e in particolare sull'amaro estratto a fine bollitura.
L'altra misurazione che faccio sempre con il densimetro è quella finale a fine fermentazione prima dell'imbottigliamento, che mi serve principalmente per conferma della densità finale raggiunta, poiché come avete visto con il rifrattometro bisogna utilizzare dei calcolatori e non sempre si riesce a ottenere un valore perfettamente preciso e attendibile. Solitamente prelevo il campione pre-imbottigliamento scartando 200-300 ml di birra, anche perché la prima che esce dal sifone solitamente viene un po' più ossidata dall'attivazione del sifone stesso, e su questo poi vado a fare un ulteriore assaggio e una rilevazione del pH. In tutte le altre fasi invece utilizzo il rifrattometro. Faccio una taratura con acqua distillata il giorno della cotta, seguo l'ammostamento in tutte le sue fasi, sia per seguire l'andamento dell'estrazione che per capire, in particolare nella fase pre-boil, se è necessario o meno fare delle correzioni. In ammostamento infatti, in base al valore di densità che riesco a prevedere, posso decidere se prolungare o meno alcuni step. Anche in pre-boil è una fase molto importante perché mi permette di poter fare delle correzioni istantanee, come l'aggiunta di acqua, di zuccheri o il prolungamento del tempo della bollitura, sempre nell'ottica di centrare il più possibile la densità iniziale prevista da ricetta. Nella fase a caldo in un brewing direi che è quasi proibitivo andare a prelevare grandi quantità di mosto caldo o anche bollente e di misurare tramite il densimetro, mentre è molto più pratico prelevare piccole quantità di mosto tramite un bicchiere di vetro. Con questo riempio mezza tazzina di acciaio che vado a mettere a bagno in acqua fredda e nel giro di 30 secondi mi porta il campione a una temperatura inferiore ai 30 gradi e infine con 2 gocce vado a misurare sul rifrattometro. Faccio una prima misurazione dopo la fermentazione primaria, un'altra dopo la secondaria e poi ogni 3-4 giorni per confermare la densità finale. A prescindere dal discorso sulla precisione dei calcolatori, se l'indice di rifrazione rimane uguale, questo ci indica che la fermentazione è arrestata e la birra è stabile. Quindi penso che anche durante la fermentazione il rifrattometro possa essere uno strumento molto utile. In un video futuro invece vi parlerò nuovamente della densità da un punto di vista tecnico e pratico, cioè perché e come correggere la densità nelle varie fasi della produzione, nell'ottica di centrare gli obiettivi prefissati per ottenere una birra il più possibile aderente a quella che era prevista da ricetta. Intanto, se avete dubbi o domande su quanto visto in questo video, scrivetemi qui sotto nei commenti. Se volete, condividetemi anche la vostra esperienza, se conoscete qualche dettaglio interessante sull'argomento, fatelo pure. Se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un like e per supportarmi potete lasciare anche dei punti hype gratuitamente sotto questo video nell'arco di 7 giorni dalla sua pubblicazione. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.